Ciao a tutti e bentornati su Kate Made, io sono Katie ed oggi andremo a realizzare un nuovo progetto. Come avrete visto dall'anteprima andremo a realizzare una nuova mini bag, la mini bag Lola, ovviamente apportando delle modifiche può diventare tranquillamente una maxi bag. Progetto veramente molto semplice, facilissimo, a prova di principiante perché io penso soprattutto alle principianti per quanto riguarda i tutorial e vi dirò di più, ho provato la maglia bassa termica e ahimè l'ho bocciata, vi dico anche il perché. Ho provato a lavorare il pannello a maglia bassa termica, ero a tanto così e avevo già smaltito mezza rocca, quindi ho detto non è possibile. Quindi ho trovato una soluzione, ho lavorato il pannello diverso e con mezza rocca ci ho fatto praticamente tutta la borsa, quindi metodo super approvato. Vi consiglio di vedere il video per vedere come ho lavorato i pannelli. Comunque, per realizzare questa borsa è disponibile un kit materiali completo che trovate sul sito gomitoli.com, di cui vi lascio il link nel box informazioni, insieme al codice sconto del 30% che ha una validità limitata. Troverete tutte le info sia qui sul video che nel box informazioni, e nel box informazioni troverete anche le info riguardo ai filati utilizzati. Nello specifico ho utilizzato il nuovo cordino Indamat di Borgo dei Pazzi che io assolutamente adoro, è diventato il mio cordino preferito per la sua morbidezza e vi consiglio assolutamente di provarlo. Come potete vedere ho impreziosito la borsa con questi fiorellini realizzati con il cotone, sempre Borgo dei Pazzi, ed anche di questi ovviamente vi ho fatto la spiegazione, quindi è tutto completamente spiegato. Comunque non mi perdo in chiacchiere, vi ricordo di continuare a seguirmi su Instagram per non perdervi tutte le anteprime dei prossimi progetti, iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i prossimi tutorial. A questo punto vediamo cosa ci occorre per realizzare la mini bag Lola e poi passiamo subito al tutorial di oggi. Avremo bisogno di una rocca di Indamat, nel mio caso in questa bellissima colorazione viola. Una rocca vi basta per fare ben 2 borse, quindi perfetta. Per fare i fiori utilizzeremo del cotone, una coppia di manici abbinati al cordino, 4 moschettoni tondi, un uncinetto 3,5 per la lavorazione della borsa, un uncinetto 2,5 per la lavorazione dei fiori, ago da lana e possiamo partire subito con il tutorial di oggi. Partiremo con la lavorazione dei pannelli fronte e retro che saranno completamente lavorati a punto bassissimo, quindi per quanto riguarda il mio progetto andrò ad avviare 36 catenelle. Queste mie 36 catenelle corrispondono esattamente a 20 cm. Siccome lavoreremo il pannello tutto a maglia bassissima, il lavoro tenderà a stringersi, quindi in base alla misura che volete ottenere lavorate qualche catenella in più perché poi il lavoro andrà a stringersi. Perché vado a lavorare il pannello appunto bassissimo? Uno, per tenere la lavorazione rigida. Conosco la maglia bassa termica, l'ho provata, ma secondo me mangia troppo filo e il lavoro cresce veramente molto lentamente, quindi preferisco fare il punto bassissimo che comunque non fa crescere il lavoro in modo veloce, ma almeno risparmio veramente tantissimo filato. Il risultato è veramente molto simile, come potete vedere io ho già lavorato un pannello e questo è il risultato finale. Ben rigido, quindi non occorre irrigidire il pannello ed ho utilizzato veramente pochissimo filato, anche se comunque il pannello è piccolino, però ho utilizzato pochissimo filato, mentre quando ho provato a lavorare la maglia bassa termica se n'è andata via mezza rocca di filo e comunque una rocca da 500 grammi ed ero ancora in questa situazione. Diciamo che avevo lavorato più o meno 6-7 cm e quindi l'ho bocciato. Preferisco lavorare in questo modo. Quindi come si procede? In modo molto semplice, partendo dalla seconda catenella dall'uncinetto, inserisco l'uncinetto e vado a lavorare a maglia bassissima, punto per punto,
Cerchiamo di non stringere troppo le maglie e si procede così per tutta la riga, ma anche per le righe successive. Poi vi mostro come andare a lavorare le righe successive. Terminata la lavorazione della prima riga, voltiamo il lavoro, facciamo una catenella e procederemo nello stesso identico modo. Andremo a prendere sempre la metà catenella retro, quindi puntiamo l'uncinetto sempre in questo modo, prendendo la metà catenella retro e procediamo lavorando una maglia bassissima in ogni punto sottostante. E questo procedimento andrà ripetuto per tutta la lavorazione del pannello, quindi questa riga è quella che andremo a ripetere per tutta la lavorazione. Maglia bassissima in costa retro per tutto il pannello e vi verrà un bel pannello rigido, risparmierete tantissimo filato e comunque il risultato l'avete visto, è veramente molto bello. Quindi si procede in questo modo per il totale di righe che vi lascio indicate qui in alto insieme alla misura in centimetri. Cosa che ci tengo a precisare, è un po' difficile contare le righe per quanto riguarda questo tipo di lavorazione, quindi se preferite potete adattarvi direttamente con la misura in centimetri. Terminato il pannello, questo sarà il risultato finale. Come potete vedere otteniamo una bella trama fitta. Per capire quante righe abbiamo fatto io ho contato semplicemente tutte queste asoline, ma comunque mi sono regolata principalmente con la misura in centimetri. A questo punto andiamo a rifinire il nostro pannello. Voltiamo quindi il lavoro. Facciamo una catenella e procederemo lavorando una maglia bassissima in costa retro in questo modo, prendendo solo la metà catenella retro, e procediamo in questo modo per tutta la riga. Puntiamo l'uncinetto prendendo solo la metà catenella retro e lavoriamo una maglia bassa. Punto successivo, metà catenella retro e maglia bassa, e così via per tutta la riga fino ad arrivare al prossimo angolo. Terminata la riga, lavoriamo anche l'ultimo punto, mi raccomando, perché è quello che resta più nascosto. Quindi puntiamo l'uncinetto prendendo solo la metà catenella retro e lavoriamo una maglia bassa. A questo punto catenella, lavoriamo una maglia bassa nello stesso punto che abbiamo appena lavorato. Dobbiamo inserire l'uncinetto in queste asole ben visibili che si vedono qui lungo tutto il bordo. Dobbiamo lavorare le maglie basse solo in questi punti. Quindi puntiamo l'uncinetto nell'asola e lavoriamo una maglia bassa.
asola successiva, maglia bassa, asola successiva e maglia bassa. Continuiamo fino ad arrivare al prossimo angolo. Siamo arrivati nell'angolo, andiamo a puntare l'uncinetto nell'asola, facciamo una maglia bassa, una catenella ed una maglia bassa nello stesso punto. Dopodiché procederemo lavorando una maglia bassa per ogni catenella che abbiamo di base, perché queste sono le catenelle iniziali. Nel prossimo angolo ripeteremo lo stesso procedimento, ovvero una maglia bassa, una catenella ed una maglia bassa nello stesso punto. Ultimiamo poi con l'ultimo lato di lavorazione lavorando una maglia bassa per ogni asola che abbiamo lungo il bordo, come abbiamo fatto per l'altro lato, e andremo poi a chiudere con asola di chiusura nell'ultimo punto. Abbiamo terminato il giro, facciamo un'ultima maglia bassa nel primo punto che ci ritroviamo sottostante ed infine andiamo a tagliare il filo e chiudere con asola di chiusura. Ripeteremo lo stesso procedimento anche per l'altro pannello, quindi avremo due pannelli uguali. A questo punto dobbiamo occuparci del giro borsa, quindi dobbiamo lavorare un giro borsa che abbia lo stesso numero di righe in base al numero di punti che abbiamo lungo il pannello. Quindi ci contiamo il numero di punti che abbiamo lungo il pannello. Se state seguendo il tutorial passo passo avrete il mio stesso numero di punti, quindi vi basterà seguire il tutorial passo passo. Per la lavorazione del giro borsa facciamo un capietto iniziale innanzitutto e ci avviamo 10 catenelle. Fatte le catenelle, ovviamente potete variarle in base alla profondità che volete dare alla vostra borsa. Torniamo indietro a maglia bassa, quindi partendo dalla seconda catenella dall'uncinetto andiamo a lavorare una maglia bassa per ogni catenella sottostante. Procederemo lavorando le righe di andata e ritorno a maglia bassa, quindi in modo molto semplice. Senza fare la catenella per girare il lavoro andiamo a lavorare una maglia bassa per ogni punto sottostante. Questo procedimento lo ripeteremo per il totale di righe che trovate indicato qui in alto insieme alla misura in centimetri, ma sappiate che dovete regolarvi con il numero di punti che avete lungo il pannello, lungo i tre lati, tralasciando la parte superiore, ed io lavorerò oltre al numero di righe che mi occorrono, 2 righe in più in modo da abbracciare meglio i pannelli fronte e retro. Poi vi spiegherò come. Quindi oltre a lavorare le righe che vi occorrono, lavorate anche 2 righe in più.
Una volta lavorate tutte le righe, io ho lavorato ben 2 righe in più perché mi serviranno per abbracciare meglio il pannello. Ho lavorato quindi 85 righe totali, nonostante abbia 83 maglie sul pannello, ed ho raggiunto circa 52 cm di lunghezza. A questo punto dobbiamo andare a rifinire il nostro giro borsa. Lo faremo in modo diverso, vediamo come. Una volta lavorata l'ultima riga del giro borsa, facciamo una catenella che va fatta ad ogni angolo ovviamente, e procederemo lavorando una maglia bassissima nella prima asola ben visibile che vediamo qui della riga successiva. Inseriamo l'uncinetto e lavoriamo una maglia bassissima. Procediamo facendo una catenella e andremo a saltare questo punto, che è un po' scomodo da lavorare perché dobbiamo andare proprio ad inserire l'uncinetto all'interno della maglia. Quindi facciamo la catenella, saltiamo questo punto e andiamo direttamente nell'asola successiva, sempre ben visibile, e lavoriamo un punto bassissimo. Facciamo di nuovo una catenella per saltare il punto scomodo, puntiamo l'uncinetto nell'asola ben visibile e facciamo una maglia bassissima. Procediamo, catenella per saltare il punto scomodo e maglia bassissima nell'asola ben visibile della riga successiva, e questo sarà il risultato. Come potete vedere, un bordo decisamente perfetto, poi questo ci permetterà di cucirlo al pannello. Quindi procediamo in questo modo per tutta la lunghezza del giro borsa. Anche in questo caso andrò a lavorare delle maglie bassissime lungo tutti i punti che ho qui sulla base, ovviamente facendo la catenella ad ogni angolo, e qui procederò nello stesso identico modo fino a chiudere poi il giro. Ho ultimato il giro di rifinitura, come potete vedere il bordo resta praticamente perfetto. A questo punto tagliamo il filo, chiudiamo con la sola di chiusura e possiamo andare a cucire il nostro giro borsa ai pannelli. Bene, ho già cucito un pannello, l'altro lo cuciamo insieme. Vado a tagliare un attimino i fili in eccesso sul retro del pannello e poi ci occupiamo della cucitura. Come potete vedere, ho messo i marcapunti esattamente da dove ho iniziato a contare i miei punti lungo il bordo fino all'ultimo. Ho 83 punti, ho lavorato 85 righe, quindi lungo tutto il bordo del giro borsa io ho 85 punti. Quei 2 punti in più li dobbiamo andare a cucire nei 2 angoli in basso del pannello, in modo da far girare bene il giro borsa ed evitare che rientri in dentro, difetto che di solito capita. Infatti vedete che qui è rimasto perfetto, ha seguito tranquillamente il bordo del pannello, che non è perfetto ma è irregolare, va ad allargarsi sulla parte sottostante. Questo è dato dagli aumenti che abbiamo fatto nella parte sottostante, ma non è assolutamente un difetto perché comunque è stato un risultato che ho voluto ottenere io. Se voi non volete ottenere questo risultato, vi conviene non andare a lavorare 2 maglie nello stesso punto, ma lavorare una maglia ed una catenella e poi proseguite tranquillamente. Comunque, detto ciò, ci occupiamo della cucitura, quindi ci tagliamo un bel filo lungo, ce lo blocchiamo sul giro borsa e andiamo a cucire. Quindi mi vado a bloccare il filo proprio qui sul bordo del giro borsa. E lo facciamo uscire da questa maglia qui, che non è quella che si trova sul laterale ma quella sopra. In questo modo usciamo proprio al centro della maglia, ci prendiamo il pannello,
questa ovviamente è la parte superiore. Inseriamo l'ago nella metà catenella in questo modo, nel primo punto che avevamo marcato, ed inseriamo l'ago nella maglia successiva prendendo solo la metà catenella esterna. Tiriamo il filo e procederemo cucendo punto per punto in questo modo. Passo al punto successivo, prendo solo la metà catenella frontale e tiro. Cuciamo in questo modo punto per punto fino ad arrivare all'angolo dove voglio mostrarvi come smaltire i 2 punti in più che abbiamo sul giro borsa. Bene, mi trovo nel punto d'angolo, questo è il mio punto d'angolo. Cosa faccio? Innanzitutto vado a cucire il punto nel punto successivo del giro borsa. Dopodiché rientro nello stesso punto d'angolo, ma passo al punto successivo, quindi collego il punto d'angolo in 2 punti nel giro borsa. Questo mi permetterà di rendere la cucitura più morbida. Quindi inserisco l'ago nello stesso punto d'angolo ma nel punto successivo sul giro borsa. In questo modo, e poi si procede lavorando punto per punto fino ad arrivare al prossimo punto d'angolo dove ripeteremo lo stesso procedimento. Cuciamo il punto d'angolo nel punto corrispondente sul giro borsa, poi rientriamo nel punto d'angolo e lo colleghiamo anche al punto successivo e poi si procede con la cucitura fino ad ultimarla. Quindi continuiamo in questo modo. Ultimo punto da cucire, quindi inserisco sempre nello stesso modo l'ago. In questo caso faccio una doppia passata, quindi rientro nello stesso punto per 2 volte, con la differenza che allora ho cucito per la prima volta, quindi ho fatto una passata, inserisco l'ago all'interno nello stesso punto in questo modo, ma lo porto all'interno, non riesco fuori. In questo modo lo vado a bloccare tra le maglie ed avrò terminato. Andiamo a rifinire ulteriormente il nostro bordo, quindi ci facciamo il cappetto iniziale, ci inseriamo in un punto qualsiasi del bordo, io mi inserisco qui, prendo solo la metà catenella retro, prendo il filo, lo porto all'esterno, punto l'uncinetto nel punto successivo, prendo il filo e chiudo a maglia bassissima. In questo caso qui dove c'è la cucitura facciamo una catenella, procediamo nel punto successivo, ci inseriamo proprio qui e lavoriamo una maglia bassissima. Procederemo lavorando una maglia bassissima per ogni punto che abbiamo sottostante. Qui dove abbiamo le cuciture andiamo a lavorare una catenella e poi andiamo a lavorare i punti come si presentano.
Terminato il giro possiamo tagliare il filo e chiudere con una sola di chiusura. Bene, a questo punto dobbiamo andare ad applicare i manici, lo faremo tramite i moschettoni tondi. In questo caso avremo bisogno di un po' di pazienza. Prendiamo un anello, andiamo a stabilirci le misure. Siccome io di qua già l'ho inseriti, vado a regolarmi con queste misure. Dal bordo sono a 4 cm e mezzo, mentre in questo caso sono a 2 cm, quindi 4 cm e mezzo su questa riga e 2 cm esattamente qui. Quindi una volta prese le misure dobbiamo andare ad aprire il moschettone e lo dobbiamo far passare all'interno delle maglie, quindi lo facciamo entrare all'interno. Dicevo che ci vuole pazienza perché è un po' scomodo andarlo ad inserire in questo modo. Se avete dei ponticelli a disposizione utilizzate i ponticelli. Ok, una volta inserito all'interno lo facciamo poi uscire, sempre sulla stessa riga ovviamente. Dopodiché mandiamo questa parte all'interno e ripeteremo lo stesso procedimento anche per l'altro. Fatto questo possiamo andare ad inserire tranquillamente i manici tramite i moschettoni, in questo modo, e la borsa sarà in parte terminata. Ovviamente per quanto riguarda la chiusura potete mettere tranquillamente una cerniera oppure una chiusura magnetica. In alternativa potete anche fare una fascetta con chiusura a cartella, come vi ho mostrato anche in altri tutorial. A questo punto io vorrei abbellire un po' la parte frontale con dei fiori che ho precedentemente lavorato. Ho realizzato dei fiori all'uncinetto utilizzando il cotone bagnolo sempre di Borgo dei Pazzi, quindi li andrò ad applicare qui sulla borsa cercando di creare un disegno abbastanza carino. Ho creato delle foglioline anche. Vorrei applicare il tutto in questo modo. Come andrò ad applicare i fiorellini? Con la colla aceto-vinilica, quella per tessuti attacca tutto. In alternativa si possono anche andare a cucire, però faccio prima con la colla. Ovviamente vi mostrerò il procedimento anche per realizzare i fiorellini. Andiamo a realizzare il fiore più grande. Quindi ci prendiamo il cotone, uncinetto 2,5 ovviamente. Facciamo il cappietto e ci avviamo 5 catenelle. 1, 2, 3, 4 e 5, che andremo a chiudere in cerchio con una maglia bassissima nella prima catenella. In questo modo facciamo una catenella e all'interno di questo cerchio che abbiamo creato andiamo a lavorare 10 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Chiudiamo il tutto con una maglia bassissima nel primo punto, in questo modo. Procediamo lavorando 9 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Puntiamo l'uncinetto nello stesso punto di base e lavoriamo una maglia bassissima, quindi andiamo a chiudere questo petalo in questo modo. Maglia bassissima nel punto successivo
maglia bassissima nel successivo e di nuovo 9 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Le chiudiamo nel punto di base con una maglia bassissima e procediamo sempre nello stesso modo, una maglia bassissima nei due punti successivi e poi con la creazione del petalo successivo. Dobbiamo ripetere questo procedimento fino ad ottenere 5 petali. Termineremo il giro con una maglia bassissima e adesso inizieremo a lavorare all'interno dei petali, quindi il procedimento che faremo ora sarà ripetuto per ogni petalo. All'interno di ogni petalo, quindi all'interno di ogni archetto formato da 9 catenelle, andiamo a lavorare una maglia bassa, una mezza maglia alta, 9 maglie alte, una mezza maglia alta ed una maglia bassa. Chiudiamo con una maglia bassissima nella maglia bassissima sottostante qui, quella divisoria, e andiamo a ripetere questo procedimento in ogni petalo, chiudendo sempre con maglia bassissima. Lavorati tutti i petali, a questo punto chiudiamo con maglia bassissima nel punto sottostante, tagliamo il filo e lo blocchiamo all'interno. Realizziamo ora il fiorellino più piccolo, molto più semplice, cerchio magico e lo blocchiamo con una catenella. A cui ne aggiungeremo altre due per sostituire la prima maglia alta. Lavoriamo 3 maglie altissime all'interno del cerchio magico. Fatte le 3 maglie altissime, rifacciamo le 3 catenelle che andiamo a chiudere con una maglia bassissima alla base del cerchio magico, quindi all'interno del cerchio magico. Ripartiamo con le 3 catenelle e ripetiamo lo stesso procedimento fino ad ottenere 5 petali. Lavorati i 5 petali, chiudo le ultime 3 catenelle all'interno del cerchio magico, vado a tirare questo filo, quindi a chiudere il cerchio magico, tiriamo per bene perché lo dobbiamo chiudere bene, dopodiché tagliamo il filo e lo andiamo a bloccare sul retro. Realizziamo ora l'ultimo elemento del nostro disegno, la fogliolina. Ci avviamo 9 catenelle, quindi cappietto iniziale, e lavoriamo 9 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Partiamo dalla seconda catenella dall'uncinetto e lavoriamo una maglia bassa.
Punto successivo, mezza maglia alta, quindi inseriamo l'uncinetto nella catenella successiva e lavoriamo una mezza maglia alta, una maglia alta nel punto successivo, una maglia altissima nei due punti successivi, quindi carichiamo 2 volte il filo sull'uncinetto, e poi si va a scalare una maglia alta nella maglia successiva, una mezza maglia alta nella maglia successiva, una maglia bassa nella maglia successiva, quindi nell'ultima catenella facciamo una catenella e ripetiamo lo stesso procedimento sull'altro lato, quindi maglia bassa ovviamente nello stesso punto, mezza maglia alta nella maglia successiva, maglia alta, una maglia altissima nei due punti successivi, maglia alta, mezza maglia alta, maglia bassa e maglia bassissima nel primo punto di lavorazione per chiudere il lavoro. Tagliamo il filo e lo andiamo a nascondere all'interno. Utilizzerò, come vi ho già detto, la colla acetovinica, quindi vado a mettere un po' di colla dietro il fiore e la vado ad applicare dove ho deciso di applicarla. Una volta applicati tutti i fiori, questo sarà il risultato finale. Ovviamente io li ho applicati solo sulla parte frontale e solo sulla parte sottostante, ma volendo si può impreziosire tutto il pannello, si può giocare comunque con i fiori per tutta la borsa. Quindi abbiamo ultimato la nostra borsa, io la lascerò così, come vi ho già detto, vi ho già dato qualche info per quanto riguarda la tipologia di chiusura, quindi spero tantissimo che questo progetto vi sia piaciuto. Io sono super soddisfatta e mi piace tantissimo. Era da tempo che volevo realizzare un progetto del genere e finalmente ci sono riuscita, quindi fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate, se la realizzerete. Se questo progetto vi è piaciuto lasciate un bel pollice in su ed ovviamente condividetelo con tutte le vostre amiche creative. Vi ricordo che il kit materiali completo per realizzare questa borsa è disponibile su gomitoli.com, vi lascio il link nel box informazioni qui in basso, insieme al codice sconto che ha una validità limitata che troverete indicata qui sullo schermo oppure nella descrizione in basso al video. Vi ricordo di continuare a seguirmi sui miei social, soprattutto Instagram, dove troverete le anteprime dei prossimi progetti. Iscrivetevi al canale per non perdere tutti i prossimi tutorial. A questo punto vi ringrazio per avermi seguito, vi mando un bacio, un abbraccio e vi do appuntamento come sempre al prossimo tutorial. Ciao!